Io sono 50, io piace il calcio. Io sono stato vivendo qui in Italia da maggio. Stamattina io ho avuto colazione, ho preso la mia borsa, il mio cappotto e sono uscito per incontrare una simpatica persona. Ok, non sono pazzo. Lasciami spiegare. Se questa frase ti suona strana, ma tutto sommato ti sembra giusta, ti sembra grammaticalmente corretta, allora devi guardare questo video, perché questa frase contiene errori molto comuni che commettono gli studenti anglofoni, cioè che parlano inglese come madrelingua quando parlano in italiano. E se questo è il tuo caso, se sei anglofono, questo video ti aiuterà perché vedremo alcuni tra i 10 errori più comuni che fanno i parlanti di inglese in italiano. Errori che sento o che leggo praticamente tutti i giorni da almeno 10 anni, da quando faccio questo lavoro. Quindi se parli inglese ti posso assicurare che al 99% farai qualcuno di questi errori. Io mi chiamo Davide e questo è Podcast Italiano, un canale per chi impara la lingua italiana. Attiva i sottotitoli se ne hai bisogno. La trascrizione integrale si trova sul mio sito podcastitaliano.com e poi come sempre ho anche preparato un PDF che accompagna il video e che potrai usare durante o dopo la visione di questo video. Questo PDF ti consiglio anche di stamparlo a proposito perché ti permetterà di ripassare tutti gli errori che vedremo nella lezione di oggi, ma anche di fare molti esercizi per metterti effettivamente alla prova con tutte le informazioni del video, che è importante. Ti lascio il link in descrizione, ma puoi anche scansionare questo codice QR. Fallo perché trovi una miniera di informazioni nei PDF e ci mettiamo sempre tanto amore e agli studenti piacciono moltissimo. Bene, entriamo nel vivo del video. Un errore molto comune tra gli studenti anglofoni riguarda il modo di esprimere il futuro ed è dovuto all'influenza della costruzione inglese going to più verbo, cioè in inglese frasi come I'm going to do it later, I'm going to call my mother at 9, I'm going to study Italian tonight sono estremamente frequenti e naturali, così come le costruzioni anche col gerundio. I'm doing it later. I'm calling my mother at 9. I'm studying Italian tonight. Ed è quindi normale cercare di riprodurre questa struttura anche in italiano, magari costruendo frasi come sto andando a chiamare mia madre alle 9. Il problema è che sto andando a chiamare mia madre in italiano ha un senso di spostamento fisico, cioè in questo momento mi sto fisicamente spostando, ok? Per andare a chiamare mia madre e quindi non ha un senso di futuro. Se invece dico sto chiamando mia madre, mi riferisco a qualcosa che sta avvenendo adesso, in questo momento. La sto chiamando ora. Quindi una frase come la sto chiamando alle 9 non funziona in italiano, è un controsenso. Se è alle 9 non lo sto facendo adesso. Per esprimere il futuro in italiano hai due possibilità essenzialmente, o il futuro semplice o il presente dell'indicativo. Per esempio, lo farò dopo, chiamerò mia madre alle 9, stasera studierò l'italiano, oppure più comune nel parlato, lo faccio dopo, chiamo mia madre alle 9. Stasera studio l'italiano. Nell'italiano comune, parlato o quotidiano, si usa molto spesso il presente per parlare del futuro, nei casi in cui in inglese si userebbe la costruzione going più to. Il futuro semplice, quindi lo farò, la chiamerò, non è sbagliato, attenzione, ma in molti contesti suona un po' formale, un po' meno spontaneo. E una precisazione importante riguarda la struttura vado a più verbo all'infinito. Come ho detto prima, questa struttura esiste, ma significa che ti stai spostando fisicamente per fare qualcosa. Vado a comprare il pane, vado a studiare in biblioteca. Non è quindi equivalente a going to, se non nel senso di spostamento. Ma se vuoi approfondire in molto più dettaglio il futuro in italiano, dai un'occhiata a quest'altro video che ho fatto. Un secondo errore ricorrente consiste nell'usare il verbo avere in combinazioni
sbagliate, che non funzionano in italiano, come avere una doccia, avere colazione, avere pranzo, avere cena, avere una passeggiata, come in inglese have a shower, have breakfast, have lunch, have dinner, have a walk, eccetera. Quindi cerca di ricordare che in queste espressioni, quelle che ti ho dato, il verbo da usare in italiano è fare e non avere. Fare la doccia, no? Fare colazione, fare pranzo, fare cena, fare una passeggiata. Ora, questo non significa che basti sempre sostituire have con fare, ok? Questo trucchetto funziona a volte, ma non funziona sempre, assolutamente. A volte fare corrisponde a take, come fare una foto, take a picture, oppure a make, fare una chiamata, make a call, o anche ask a question, diciamo fare una domanda. Usiamo molto il verbo fare in italiano in queste combinazioni, quindi ogni caso è diverso, ma se non sei sicuro puoi provare a usare fare, perché in italiano è molto comune. Ora, non posso qui vedere 1000 espressioni, non abbiamo il tempo, ma nel PDF troverai alcune delle espressioni più comuni con fare e anche un paragone tra espressioni inglesi e italiane che potrebbero trarti in inganno. Così vedi quale verbo usiamo in italiano, quale verbo usiamo in inglese. Un terzo errore comune, forse questo un po' più comune tra i principianti, è il verbo essere per parlare dell'età. Quando si dice ad esempio io sono 50 sul modello di I am 50 years old. In italiano ricorda che usiamo il verbo avere, io ho 50 anni. Forse questo è un errore che non fai se hai un livello intermedio, ma ogni tanto lo sento ancora, quindi io te lo ricordo. Io ho 30 anni nel mio caso. Quanti anni hai? Quindi non si parla di essere, ma di avere un'età. Questo era semplice forse? Quindi andiamo avanti. Una quarta difficoltà che hanno forse tutti o hanno avuto tutti riguarda il verbo piacere. Perché capita spesso di sentire dagli studenti anglofoni frasi come io piaccio il calcio o io piace il calcio invece di mi piace il calcio o io non piaccio il rugby oppure io non piace invece di non mi piace. E queste frasi scorrette sono dovute all'influenza del verbo inglese to like, che si costruisce in modo un po' diverso rispetto a piacere. In inglese, in una frase con il verbo like, il soggetto grammaticale, è la persona che fa l'esperienza positiva, l'esperienza piacevole, diciamo così. Cioè, I like football, il soggetto è I. In italiano, diversamente, con il verbo piacere, il soggetto è la cosa che produce il piacere, la cosa che causa il piacere. Ok? Quindi in mi piace il calcio, il soggetto è il calcio alla terza persona e quindi dirò mi piace, terza persona, il calcio. Diversamente la persona che fa l'esperienza positiva è realizzata con il pronome indiretto, mi. Quindi si dice che mi piace il calcio, ti piace, gli piace o le piace, ci piace, vi piace, eccetera. Nota che se il soggetto è plurale, quindi le cose che ci piacciono sono più di una, useremo appunto piacciono. Mi piacciono molto il caffè e il tè. Non sono io, ma le cose, queste cose che piacciono a me, che mi piacciono. Quindi la logica è diversa e se ti può aiutare, forse puoi provare a pensare al verbo inglese to please, che è uno dei verbi, dei tanti verbi e tante parole di origine latina che sono entrati in inglese tramite il francese, che ha una costruzione simile a piacere. Quindi the song pleases me. Puoi pensare in questa maniera, questa canzone mi piace. Tea and coffee please me. Mi piacciono il tè e il caffè. L'inglese ha il verbo can, che in italiano si traduce in modi diversi a seconda del significato che assume nel contesto specifico. A volte come sapere, nel senso di essere capace di, essere in grado di,
avere un'abilità soggettiva di fare qualcosa, altre volte come potere, nel senso di avere la possibilità oggettiva di o il permesso di o riuscire. Così, ad esempio, la frase inglese I can ski, but this winter I can't due to a knee problem deve essere tradotta in italiano come io so sciare, non posso, ma questo inverno non posso a causa di un problema al ginocchio. In altre parole, il primo can va tradotto come so perché indica un'abilità soggettiva, qualcosa che sono capace di fare, sono in grado. Possiamo anche usare queste costruzioni. Mentre il secondo va tradotto come posso perché indica un'impossibilità oggettiva. E poi abbiamo anche il verbo riuscire, che si usa per esprimere il fatto di aver ottenuto un risultato positivo o negativo. Un po' come to be able to o to manage to do something in inglese. Quindi, anche se avevo un problema al ginocchio, sono riuscito a sciare senza dolore. Cioè, ho ottenuto un certo risultato. Fai attenzione alla preposizione a, sono riuscito a. Al numero 6 della nostra lista troviamo l'uso eccessivo degli aggettivi possessivi come mio, tuo, suo, eccetera. Capita spesso di leggere o di sentire dagli studenti anglofoni cose come ho preso la mia borsa, il mio cappotto e i miei occhiali prima di uscire. Ecco, in italiano in queste frasi l'aggettivo possessivo è superfluo, non serve. Diremmo dunque ho preso la borsa, il cappotto e gli occhiali prima di uscire, perché è chiaro che si parla della mia borsa, del mio cappotto e dei miei occhiali. Non bisogna specificarlo necessariamente. In altri casi chi parla inglese usa gli aggettivi con parti del corpo o accessori del corpo, in casi in cui in italiano useremo pronomi indiretti. E quindi they stole my car diventa mi hanno rubato la macchina, cioè l'hanno rubata a me. They stole it to me. E my hand hurts diventa mi fa male la mano, cioè la mano fa male a me e non la mia mano fa male. Quindi in generale gli aggettivi possessivi si usano molto meno in italiano. Passiamo ai pronomi personali, soggetto. Una frase come noi ci vediamo in stazione e poi noi andiamo al mare non è sbagliata, è grammaticale in certi contesti, ma suona poco naturale. Un parlante italiano nativo nella maggior parte dei casi ometterebbe, quindi non direbbe, lascerebbe implicito il pronome soggetto noi e direbbe soltanto ci vediamo in stazione e poi andiamo al mare. Questo perché siamo in grado di capire che il soggetto è un noi. E come lo sappiamo? Beh, perché il verbo ha quella terminazione iamo, vediamo, andiamo, che possono solo riferirsi a noi. In inglese questo non succede, a eccezione della terza persona, sees, goes, ma per il resto go, chi? I, we, you, non si capisce e quindi è obbligatorio rendere esplicito il pronome. In italiano di solito questo non si fa, ma dipende dal contesto, perché in certi casi in realtà è obbligatorio, e quindi per esempio per creare un contrasto ci vediamo in stazione, poi noi andiamo al mare e voi aspettate Giorgio e Maria. Ma se ti interessa approfondire, ho fatto tempo fa questo video dove vado molto più nel dettaglio, che ha il titolo piuttosto clickbait dal nome Non dire io. Questo è il video. Ovviamente puoi dire io, tu, lui, lei, non voglio dire questo, solo si usano molto di meno in italiano rispetto all'inglese. L'errore 8 riguarda l'ordine delle parole nella frase, in particolare dove mettiamo gli aggettivi. In inglese l'aggettivo precede il nome, viene prima del nome, si dice a nice person. In italiano, al contrario, l'aggettivo di solito segue il nome, viene dopo. Una persona simpatica, ok?
questo non vuol dire che una simpatica persona sia impossibile. In certi contesti, in realtà, l'aggettivo può precedere il nome, come una bella casa, un caro amico, una strana idea, ma si tratta di casi meno frequenti, quindi come regola generale, metti l'aggettivo dopo il nome e di solito non sbaglierai. Un'auto veloce, una città moderna, un amico inglese, una persona interessante. Al numero 9 c'è un grande classico. Molti studenti hanno la tendenza a dire ho conosciuto Daria per 3 mesi, anziché conosco Daria da 3 mesi. Oppure ho studiato italiano per un anno, anziché studio italiano da un anno. Ricorda, in italiano un'azione che è iniziata nel passato, ma ancora dura nel presente, generalmente si esprime con il presente dell'indicativo e non con il passato prossimo. Ora, il primo esempio è proprio sbagliato, non si può mai dire in nessun contesto, ma attenzione perché il secondo, nella sua versione sbagliata inglese, in realtà non è sbagliato di per sé, perché possiamo dire ho studiato italiano per un anno, ma che cosa significa? Significa che nel passato, per un periodo di tempo di un anno, ho studiato italiano, ma in questo momento non lo studio, non lo sto più studiando, ok? Questa è la differenza. Oppure se dico ho lavorato in Italia per 2 anni, vuol dire che in passato ho lavorato in Italia 2 anni o per 2 anni, il per non è obbligatorio, e poi ho smesso, non sto lavorando in questo momento. Se sto ancora lavorando, allora devo dire lavoro in Italia da 2 anni, ok? In questo momento lavoro e ho iniziato 2 anni fa, quindi lavoro da 2 anni. C'è anche una costruzione alternativa che è sono 3 mesi che conosco Daria, è un anno che studio l'italiano, sono 2 anni che lavoro in Italia. Queste si chiamano frasi scisse, cioè frasi spezzate, perché abbiamo due parti, 2 pezzi. Iniziamo con il verbo essere, sono 2 anni, è un anno, eccetera. Quindi verbo essere e l'espressione di tempo. Poi abbiamo una seconda frase che è introdotta dal che lavoro in Italia, per esempio. E anche l'ultimo errore della nostra rassegna riguarda l'uso dei tempi verbali, e in particolare una forma che ricalca, per esempio, frasi inglesi come I've been living here since May, ma anche I've lived here since May, che può capitare di tradurre in maniera sbagliata come sono stato vivendo qui da maggio. Non mi piace dirlo perché è molto sbagliato in italiano, scusa se sono pedante, per descrivere appunto la durata di uno stato, di un'azione che è iniziato nel passato e che è tuttora in corso. Quindi, come vedi, è un caso molto simile al caso precedente, perché in inglese abbiamo questa doppia possibilità per qualcosa che è iniziato nel passato e sta continuando ancora oggi. Ricorda che proprio come nel caso precedente si usa in italiano il presente dell'indicativo. Vivo qui da maggio. Molto più semplice di I've been living o I've lived, come nel caso di prima. Anche qui c'è l'opzione alternativa, la frase scissa, e quindi è da maggio che vivo qui. Bene, siamo giunti alla fine del video. A questo punto voglio sapere da te, riconosci alcuni degli errori che ho descritto in quello che dici, che scrivi in italiano? Scommetto di sì. Fammi sapere quali sono, quelli che fai più spesso. Fammi sapere se te ne vengono in mente altri che fai comunemente. Mi raccomando, non dimenticare anche di fare gli esercizi nel PDF che accompagna il video, perché va bene la teoria, ma poi è molto utile se ci sporchiamo le mani e facciamo gli esercizi, perché ti permetteranno di fare pratica con tutti questi casi problematici per gli studenti di madrelingua inglese. E inoltre nel PDF trovi un riassunto di tutto quello che abbiamo detto in questo video. Ti lascio di nuovo il codice QR qui a schermo se sei pronto o pronta a fare pratica con tutto quello che hai imparato, oppure anche in descrizione. Questo è tutto, alla prossima!